Ah, che bella la Sicilia in questo periodo dell'anno. Oh, ciao a tutti cari amici di Fabula Stalker, io sono Maurizio, il vostro amico scienziato. In questa puntata sulla saga dei vulcani parleremo, come avete visto alle mie spalle, dell'Etna, un vulcano molto particolare. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con l'episodio. L'Etna sorge sulla costa orientale della Sicilia, in provincia di Catania. Ma com'è nato l'Etna? Nella zona dove ora sorgono l'altopiano Ibleo e i monti Peloritani, all'inizio vi era presente un golfo chiamato Golfo Pre-Etneo e a seguito della collisione tra la placca euroasiatica e africana, evento avvenuto circa 600.000 anni fa, in questa zona iniziarono ad avvenire una serie di eruzioni sottomarine di lava basaltica molto fluida che con il tempo avrebbero costruito l'edificio vulcanico. Non bisogna però pensare al classico stereotipo del vulcano che nasce solo dalle colate laviche poste al centro del cono vulcanico. Infatti, nel corso di centinaia e migliaia di anni, i vari centri eruttivi hanno plasmato il vulcano come lo conosciamo oggi. In genere ha avuto attività prevalentemente effusiva, generando centri eruttivi come Calanna, Trifoglietto Pino e Trifoglietto Secondo, in cui i primi due sono avvenuti circa 200.000 anni fa, poi 80.000 anni fa, ma ha avuto anche qualche episodio esplosivo che ha creato circa 64.000 anni fa la Valle del Bove. Il vulcano ha avuto anche un periodo di riposo per poi tornare in attività, formando dapprima il sistema eruttivo Mongibello Antico, avvenuto circa 50.000 anni fa. Poi, pian piano, molte altre eruzioni fino ad oggi avrebbero creato quello che oggi è l'Etna. Questo vulcano siciliano è il più grande dell'Europa e annoverato tra i più attivi del mondo. Le sue eruzioni avvengono sia sulla sommità, dove attualmente si trovano 4 crateri, che dai fianchi, fino ad altezze di poche centinaia di metri sopra il livello del mare. Le sue colate laviche possono causare danni, ma non rappresentano una minaccia diretta per la vita delle 900.000 persone che vivono nelle zone potenzialmente a rischio. Anche se bisogna stare attenti e allerta seguendo sempre le istruzioni delle autorità e guide vulcanologiche, soprattutto se qualcuno vuole avventurarsi sul vulcano. Solitamente il vulcano non rappresenta un problema per la vita delle persone, anche se in passato ci sono state purtroppo delle eccezioni. Alcuni eventi tragici nella storia, come ad esempio l'eruzione del 1843 che causò la morte di 36 persone, mentre quella del 1979 dove ne morirono 9 e fece oltre 22 feriti. In totale si stima che più di 100 persone siano state uccise dalle eruzioni dell'Etna sia direttamente che indirettamente a causa di incidenti legati all'attività vulcanica. Fino a poco tempo fa, l'Etna veniva considerato un vulcano prevalentemente effusivo. Tuttavia, studi recenti hanno rivelato che questo vulcano risulta capace di dar luogo anche ad attività fortemente esplosiva, come l'eruzione pliniana del 122 a.C.,
Più recentemente si è osservato, soprattutto dalla fine degli anni 70, un forte incremento di episodi eruttivi esplosivi, soprattutto sui crateri sommitali. Questo è stato dimostrato durante le eruzioni sommitali avvenute nel 1995 e 2001, con circa 150 episodi parossistici, e a partire da gennaio 2011, con più di 40 parossismi, la maggior parte delle quali ha generato alte colonne di gas e cenere. Inoltre, recentemente, il 2 giugno 2025, è avvenuta un'eruzione di tipo stromboliano che ha fatto crollare parte del cratere, con intense esplosioni e colate laviche. L'Etna è uno stratovulcano poligenico, ossia un vulcano complesso, che si è formato grazie ad una serie di eruzioni alternando fasi effusive ed esplosive. Questo tipo di vulcani sono caratterizzati da una forma conica, fianchi ripidi e un'attività che può essere distribuita su più punti di emissione. Quando erutta, emette una grande quantità di elementi volatili. Con la sua quantità di elementi catturati dalla pioggia locale, rappresenta solo una minima parte, stimata tra lo 0,1 e il 5% della quantità totale emessa dal vulcano. Ma come mai? La maggior parte degli elementi presenti nelle emissioni crateriche del vulcano non ricade sulle sue pendici, ma vengono trasportati a grandi distanze dalle correnti d'aria in alta quota e dispersi a scala regionale, continentale o addirittura globale. La quantità di elementi apportati dalla pioggia è tale da modificare in modo significativo la composizione chimica dei suoli e delle acque di falda del vulcano, che in questo modo si arricchiscono di sostanze nutritive molto spesso utili per la flora e la fauna. All'apporto di nutrienti legato alle piogge si aggiunge quello legato alle ceneri vulcaniche, che agiscono e danno effetti analoghi, intrappolando grandi quantità di aerosol all'interno dei vacuoli dei singoli granuli. L'Etna è un vulcano che emette grandi quantità di ceneri in atmosfera, soprattutto durante fasi eruttive parossistiche. Non è raro, inoltre, che la ricaduta di ceneri vulcaniche fini avvenga sulla superficie marina, in quanto i venti dominanti spesso spirano in direzione del Mar Ionio. Ma come mai queste particelle solide emesse dalle sue eruzioni sono così importanti per la vita? Dopo un breve contatto con acqua di mare, le ceneri vulcaniche dell'Etna rilasciano macronutrienti e metalli in traccia che diventano biodisponibili per il fitoplancton marino, e questo a sua volta si sviluppa in un paio di giorni e fino a qualche settimana, diventando nutrimento per la fauna marina. Questo produce un impatto sulla quantità di nutrienti forniti al mare che risulta importante fino a centinaia di chilometri dal vulcano. In particolare, nutrienti fondamentali per l'ecosistema marino mediterraneo come azoto, fosforo, silice, ferro e zinco possono incidere sulla produttività primaria del mare fino a distanze di 700 km dall'Etna. Bisogna tenere conto che il Mediterraneo è generalmente un mare povero in nutrienti, quindi il loro apporto da parte del vulcano risulta provvidenziale. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.